Parliamo di due tra i generi più facili in coltivazione, Sarracenia e Dionea. Sono piante temperate, come sapete, stanno fuori in inverno e per questo hanno un rizoma sotterraneo che cresce e va a riempire spesso, soprattutto per quanto riguarda Sarracenia, molto velocemente tutta la dimensione del vaso. Per questo, per crescere, è necessario andare a effettuare il falso rinvaso. Partiamo appunto da Sarracenia, ne abbiamo appena parlato. Sarracenia è una pianta molto vigorosa che ha bisogno di superficie per sviluppare le radici e soprattutto ha questo rizoma sotterraneo che è un fusto che cresce in orizzontale, che cresce molto velocemente. Come vedete, ad un certo punto va ad ovalizzare il volume del vaso, per cui io ad un mese dalla ricezione del vasetto 6,5 consiglio sempre di effettuare un falso rinvaso. Perché dico ad un mese dalla ricezione del nostro ordine? Perché? Perché è meglio non confondere lo stress da cambio postazione con lo stress da rinvaso. Per cui vi consiglio di prendere le piante, tenerle così come sono per un po' e una volta che vedete che la crescita è vigorosa e soddisfa le vostre aspettative, possiamo procedere con il falso rinvaso. Per procedere con il falso rinvaso, ovviamente devo avere il vaso che abbiamo appena riempito. Mi raccomando, per motivi di comodità di registrazione video noi stiamo utilizzando un substrato abbastanza secco, ma il colore della torba, quando viene inserita all'interno dei vasi, deve essere molto scuro. La torba deve essere molto umida ed è più nera, più scura che chiara, quindi mi raccomando, assicuratevi di effettuare il rinvaso con torba bagnata, bella umida. Come si effettua il falso rinvaso? Si effettua in modo molto semplice. Ho il vaso di cui abbiamo appena parlato, grande, con un substrato bello morbido, utilizzo il vaso di partenza come stampo e vado a creare, pigiando con i palmi, una nicchia al centro del vaso più grande in cui andrò poi ad alloggiare il contenuto, il rizoma con le radici. Non abbiate paura nel premere, perché ovviamente i vasi sono abbastanza robusti, arrivando fino in fondo. Il secondo step, che in caso di Sarracenia solitamente è molto facile, è la rotazione con l'estrazione del vaso precedente. In questo caso posso premere con le dita le foglie, che sono molto robuste, per aiutarmi nell'operazione. Vedete quante radici, vedete il rizoma fino a dove è arrivato? Questa pianta aveva assolutamente bisogno di un rinvaso. Vado ad alloggiarlo nella nicchia che ho appena creato, continuo a premere e sistemo un po' la torba attorno al vaso. Ed ecco che il nostro falso rinvaso è terminato. Semplicissimo. Proviamo ora con Dionea muscipula. Dionea muscipula, a mio avviso ci sono due motivi almeno per effettuare un falso rinvaso a un mese e mezzo dalla ricezione delle piante, e sono: il primo, spesso come sapete le nostre piante sono molto folte, molto accestite e ovviamente hanno bisogno di spazio per crescere, un po' come quello che abbiamo appena visto per Sarracenia. Il secondo motivo è che, come molti di voi già sapranno, soprattutto i più esperti, Dionea muscipula va incontro a un processo di deperimento estivo con l'aumento delle temperature dovuto a un avvelenamento da azoto. Ovviamente più piccolo il vaso, più è probabile che questo avvelenamento da azoto avvenga, quindi io consiglio sempre di rinvasare in un vaso un po' più grande in modo da avere una shelf life della Dionea, della nostra Venera acchiappamosche d'estate, un po' più lunga. Forse nel caso di Dionea è più importante questo secondo punto della necessità di spazio. Come si esegue il falso rinvaso con Dionea? Esattamente come per Sarracenia. Il mio vaso bello morbido lo utilizzo ovviamente per metterci sopra il vaso di partenza, pigio in modo da creare una nicchia in cui poi alloggerò la mia piantina. Dionea muscipula forma un apparato radicale molto più morbido di Sarracenia, molto più esile, scusate, per cui necessita di più attenzioni quando vado a ruotare il vaso ed estrarre il panetto di terra. Non è detto che la radice tenga con sé tutta la torba in cui era, per cui utilizziamo il palmo per contenere la pianta e colpiamo un po' la parte superiore del vaso in modo che il panetto di torba rimanga stabile. Ruoto lentamente, vado a posizionarlo allargando un po' i margini
superiori e adagiandoli sul bordo del vaso. Mi posso aiutare con una pinza perché prendendo la pianta alla base riesco a posizionarla un po' più giù, come vedete. Posizionandola un po' più giù rimarrà a livello del vaso e sarà anche un po' più carina esteticamente. Non preoccupatevi se il risultato sarà questo, con tutte le trappole chiuse. È veramente difficile, soprattutto con piante piccole, fare un falso rinvaso di Dionea mantenendo tutte le trappole belle, aperte e colorate. In un giorno torneranno come prima.